I've spoken a bit already about metta bhavana as both a practice and a purification. Ho già parlato di metta bhavana sia come pratica che come purificazione. I want to expand a little bit tonight on the purification aspect. E vorrei parlare un po' di più questa sera dell'aspetto della purificazione. Because when we do metta bhavana, this purification deepens in a predictable and sequential way. Perché quando pratichiamo metta bhavana, questa purificazione si sviluppa in un modo prevedibile e sequenziale. As we open the heart to more and more and more difficult categories of beings. Man mano che apriamo il cuore sempre di più a categorie sempre più difficili. One of the things that's beautiful about this form of the practice is really its simplicity in how there's this gradual kind of widening of the heart's scope. Ed è un aspetto molto bello di questa pratica, è proprio nella sua semplicità, la semplicità nel modo in cui il campo di espansione del cuore si allarga progressivamente. So that it can encompass all beings everywhere without exception. Fino al punto da poter includere tutti gli esseri viventi senza alcuna eccezione. And as you all know very well by now, we don't start there. E come ben sapete ormai non cominciamo da lì. So we use the different categories of beings in the metta practice. Quindi usiamo queste diverse categorie nella pratica di metta quite intentionally and purposefully. In modo intenzionale e proprio con uno scopo preciso. So that we gradually gain the ability to face difficulty in modo and che challenge. A poco si apprenda a fronteggiare le difficoltà e le sfide sempre maggiori. With each of these categories we find our edges, the places where we go out of balance. E in ognuna di queste categorie noi scopriamo in realtà quali possono essere i nostri limiti, cioè laddove noi ci si ritrova ad andare un po' fuori da uno stato di equilibrio. And then gradually develop our capacity to develop goodwill in these places. E poi a poco aumenta, si apprende sempre di più la capacità di rimanere anche laddove ci sono queste difficoltà. And in the widening of the scope of the heart, what we're doing is we're increasing our resilience of heart. E nell'apertura sempre maggiore di questo campo in cui il cuore abbraccia man mano sempre di più, aumentiamo anche la capacità di resilienza del cuore stesso. So that we can maintain a balance with more and more and more challenge. In modo che apprendiamo a rimanere in uno stato di equilibrio anche quando dobbiamo fronteggiare difficoltà crescenti. So after beginning with ourselves, we first start with this respected person, this benefactor. Quindi dopo essere entrati in contatto con noi stessi, ci poniamo di fronte al benefattore, la persona rispettata. And this is really the most or the least complicated of the categories. E in realtà questa è la categoria meno complicata di tutte. This gets the metta going. E fa in un certo senso partire la metta. You know, we start with ourselves and then we expand to include other beings. Partiamo con noi stessi e poi espandiamo questo campo fino ad includere altri esseri. And we have to start somewhere. So we start here where it's relatively uncomplicated. E dobbiamo partire da qualche parte e partiamo laddove è meno complicato. And each category
requires a different kind of purification. E ogni categoria richiede a sua volta diversi tipi di purificazioni. So today we've started with the dear person, the dear friend. Oggi abbiamo iniziato con la persona cara, un amico caro. And mostly in this category, what gets purified is attachment, greed, how we demand other people be a certain way, and how we cannot be independent of them. E in questa categoria ciò di cui veniamo purificati è l'attaccamento, la brama e il desiderio che le persone siano così come noi desideriamo che esse siano. So a number of people mentioned today in their interviews that this category was for them easier than yesterday. Alcune persone negli incontri e nei colloqui hanno detto che questa categoria era risultata più facile rispetto a ieri. In some ways this is true. It's easier to find that warmth of heart with this category because there's much more connection than with the respected person. E in effetti questo da un certo punto di vista è vero, perché è più facile connettersi, trovare questo calore nel proprio cuore quando si è a contatto con una persona familiare e cara piuttosto che con un benefattore. But of course this comes with the dark side. Ma so to certo, speak. ovviamente poi questo viene con l'altra faccia della medaglia, diciamo il suo lato oscuro. And this is all the ways that we can relate to dear friends and close people that are unwholesome. E cioè quello che possono emergere sono tutti i modi meno salutari, meno abili, con i quali a volte ci si può relazionare con le persone care. And often when we're doing the metta practice, how these unwholesome mind states manifest and how we can tell what's going on is by noticing the content of the thoughts that arise about these people. E osservando proprio i pensieri che sorgono a proposito di queste persone possiamo renderci conto se stanno emergendo degli stati mentali poco salutari. So perhaps we started with a very dear friend and maybe we haven't seen them for a while. Cominciamo per esempio con un amico caro che non abbiamo visto da un po' di tempo. And then the thoughts during the retreat as we're doing the metta practice for them, it can be something like, after the retreat I'm really going to get in touch. And then we begin to fantasize about how we're going to get together and what we're going to talk about, and we can actually spin out long conversations with this person. Quindi nel corso del ritiro, quando ci relazioniamo con una persona che magari non abbiamo visto da un po', possiamo cominciare a pensare, allora dopo il ritiro quasi quasi lo chiamo, e poi da lì parte tutta una sequenza di pensieri fino a instaurare vere conversazioni con questa persona. And, we're far away from here having some imaginary talk around a bottle of wine somewhere. E ci ritroviamo ben lontani da qui, seduti a un tavolo con una bottiglia di vino a fare grandi chiacchiere con il nostro amico. This is a manifestation of attachment. E questa è proprio una manifestazione dell'attaccamento. Or maybe we're working with the dear friend and everything seems to be going okay. Quindi magari stiamo lavorando sul nostro, con la pratica col nostro caro amico, tutto sembra che stia andando a meraviglia. And then the thought arises, a memory of something that bothered us a little bit in the way that they were around us. Maybe 2 weeks ago or 2 months ago or 20 years ago. E poi all'improvviso compare un pensiero un po' sgradevole rispetto a un suo comportamento nei nostri confronti 1 settimana fa o 2 mesi fa o anche 20 anni fa. Or maybe we remember something that they did that we thought wasn't very skillful.
O magari ci ricordiamo di qualcosa che loro hanno fatto e che ci era sembrato poco abile, poco consono. And we really wish, oh, I wish they meditated. And, then we start imagining that they're here on retreat and somehow we got them here. E poi immaginiamo che forse però gli farebbe bene meditare, e poi continuiamo fantasticando che potremmo portarlo qui e magari fare il ritiro insieme. And this can be a manifestation of both dosa and, the kind of agenda we can have around people that are close to us. We want them to be a certain way for us. E questo può essere una manifestazione di dosa, in questo caso il nostro desiderare che le persone siano come noi ci immaginiamo, come vorremmo che fossero. Did anybody have something similar happening today? Qualcuno ha avuto qualcosa del genere? È successo qualcosa del genere? Yeah. This is so common. It's almost universal. È veramente una cosa comune, quasi universale. Because there's so many layers of complication with this category. Perché in questa categoria ci sono tanti livelli di complicazioni che possono emergere o che comunque ci possono essere. These people are close to us, so of course we have our preferences. Sono persone che ci sono vicine, quindi ovviamente abbiamo le nostre preferenze. We care about them, we care about us, we care about our relationship. E questa relazione e loro stessi ci sono molto cari e quindi noi teniamo a questa relazione. And really the usefulness of working with this category, the point of working with this category, is to get to the place with those close to us where we can just let them be who they are. E il punto quello che è veramente il centro, il fulcro di questa pratica con l'amico è arrivare a un momento, a una fase in cui possiamo veramente lasciare che essi siano così come sono. And to see that we can't control that. Rendendoci conto che non possiamo controllare le cose. And really to come to a place of ease and non-interference. Arrivando a uno spazio di agio e di non interferenza. Often in our lives the way we deal with this is making space. Spesso nella nostra vita noi otteniamo questo risultato creando dello spazio. For example, per esempio, there are many people in America right now who are not talking to their relatives because they have different political views. In America, per esempio, in questo momento ci sono molte persone che non parlano ai loro conoscenti e ai loro anche parenti perché hanno delle diversità di vedute politiche. And sometimes this is skillful because if you don't trust what you're going to say, it's better to make space. E questo a volte è anche una cosa giusta da fare, perché se non si è certi di quello che potrebbe uscire dalla nostra bocca è meglio creare dello spazio. But what metta does when we're dealing with dear ones is that it allows this space of the heart internally while maintaining connection. Quello che fa la metta è proprio permettere che questo spazio si manifesti internamente, mantenendo al tempo stesso la connessione concreta con la persona. So we maintain contact. Quindi manteniamo il contatto. And care. E la cura. And there's this quality of heart that it's just that what we've said a lot. May you be well, happy and peaceful anyway. E c'è questa qualità del cuore di cui abbiamo così tanto parlato, per cui che tu possa essere felice, in pace e stare bene in ogni caso. And it doesn't deny differences. E questo però senza negare quelle che possono essere le differenze. It doesn't deny difficulties. Senza negare l'esistenza delle difficoltà. It doesn't paper over them with, the superficial equanimity that isn't really real. Senza ricoprirle di una sorta di straterello di finta equanimità, che poi invece non è reale.
So in the practice, when this kind of stuff comes up, what we have to do to get to that place is just to rest with whatever is coming up and keep returning the heart again and again and again to the well-wishing. Quello che dobbiamo fare nella pratica, e se dovessero emergere degli aspetti di questo genere, è ritornare alla ripetizione delle parole di augurio e di auspicio di bene. I'll have a little more to say about this later, but I want to quickly go through the categories. Ne parlerò di nuovo in seguito, vorrei però percorrere un attimo le diverse categorie. In a little while, not tomorrow, but in a little while, we'll get to the neither loved nor hated person. Non domani, ma il giorno dopo arriveremo alla persona che non è né amata né odiata. And this category is really interesting. È una categoria veramente interessante. I think for me it's one of my favorites because it's called the neutral category, but it's really not neutral. It's just a being we do not know. Viene chiamata la persona neutra e in realtà è la categoria che io preferisco. Non è esattamente una persona neutra, è una persona che non conosco. And here we purify a kind of delusion that looks like just not seeing them. Not caring. E qui quello che si va a purificare è una sorta di illusione o ignoranza del fatto che a noi in fondo di questa persona non importa. So if the dear friend category has the challenge of caring too much, this category has the challenge of not caring at all. Mentre la categoria dell'amico ha la sfida del fatto che ci teniamo troppo, quest'altra categoria è che non ci teniamo abbastanza o non ci importa proprio. And sometimes one of the bigger challenges is not only the fact that we don't care, but actually letting that in and admitting to ourselves that we don't care. This can be quite shocking. It's like, oh. E a volte può essere quasi traumatico rendersi conto che veramente a noi di questa persona non interessa niente. There can be a kind of shock in admitting to ourselves that most of the population of this planet comprises a group of people that we just don't care about. E può essere quasi scioccante rendersi conto che la stragrande maggioranza della popolazione di questo pianeta appartiene proprio alla categoria di cui a noi non importa. They're invisible, really. Sono gli invisibili. Oh yeah, we know there's that suffering down there, or over there, but it's intellectual, it's not here. Sappiamo sì, laggiù c'è della sofferenza, laggiù stanno soffrendo molto, però in realtà è un fatto che ci tocca a livello mentale, non veramente intimamente. If you're the kind of person that reads the news a lot, this can be a way of dealing with overwhelm that would happen if you really let it in, everything that you read. E se siete il tipo di persona che legge le notizie di frequente, questo potrebbe, nel momento in cui ci si apre veramente a tutta la sofferenza, potremmo esserne anche un po' travolti. One of the ways in to this category, in working with the neither loved nor hated beings, is to reflect for a moment how it feels for yourself to be invisible. Uno dei modi per approcciare questa categoria è quella di riflettere un attimo come viviamo noi il fatto di essere invisibili. To feel unseen or unacknowledged in some way. Il fatto di essere non visto, non riconosciuto in qualche modo. And we all have these experiences, especially from childhood. I mean,
especially if we're from a big family. I mean, you can feel completely invisible if you're in the middle of a whole bunch of people. Questa sensazione di non essere visti può essere, l'abbiamo vissuta tutti quanti, soprattutto se da piccoli si era parte di una famiglia numerosa, magari il figlio a metà tra una serie di fratelli, cioè quello che poi non viene davvero mai preso in considerazione. So, just as we use that empathetic bridge with the, just as I want to be happy, so may you be happy, we can use it with this neutral category, this neither loved nor hated person category. Just as I don't want to be invisible, so may I see you. E quindi con questa categoria possiamo creare questo ponte di empatia, così come io non voglio, come io desidero essere visto, così anche tu non desideri essere invisibile. And sometimes connection with people in this category can come in very simple ways. E a volte la connessione con le persone di questa categoria può accadere davvero in modo molto semplice. By definition, we don't know them. Per definizione noi non li conosciamo. But there can be a compassion bridge when we understand, oh, they don't want to suffer just like I don't want to suffer. Ma si può creare un ponte di compassione quando comprendiamo che così come io non voglio soffrire, così anche questa persona non vuole soffrire. And so this can bridge gender, age, nationality. E questo può creare dei ponti che superano le differenze di età, di categoria di genere, di nazionalità, di etnie. I remember one time I was practicing Metta Bhavana in Burma. Ricordo una volta in cui stavo praticando Metta Bhavana in Birmania. And I was instructed to find a neutral person amongst the other yogis. E mi fu detto di scegliere la persona neutra tra gli altri meditanti. And there was an elderly lady with a bad leg. E c'era una signora anziana con una gamba con dei problemi, una gamba sofferente. And she walked with a stick really slowly. Well, she was walking slowly anyway, doing Vipassana, but she couldn't walk any faster than that. E camminava lentissimamente. Sì, certo, si praticava il Vipassana, quindi comunque sarebbe andata piano, ma comunque lei non era in grado di andare più velocemente di così. Yeah. So, I mean, all I had to do was look at her. And I didn't know her name. I didn't know her language. I didn't know anything about her. But there was this caring that came when I realized, oh, yeah, I can really care about this person, even though I have no idea about how they may be experiencing the world. E anche se io non sapevo nulla di questa persona, non la conoscevo assolutamente, è sorto spontaneamente una sensazione di cura nei confronti di questa persona. And this can also help us get out of our little suffering bubbles. E questo può aiutarci anche ad uscire dalla nostra bolla privata, personale, di sofferenza. Because all of us are challenged in the practice when we come on retreat. It's not easy for anyone. Perché tutti incontriamo delle sfide quando veniamo in ritiro, e questo accade a tutti quanti, non è facile. And sometimes we can be walking around feeling almost sorry for ourselves. It's like, oh, today the practice is so hard. And then we just happen to open our eyes after a sitting, and maybe we see somebody dabbing their eyes and they've been crying. And it's like, oh, them too. And suddenly the world opens up to someone other than me.
Magari stiamo avendo una giornata veramente difficile nella pratica, in cui le cose proprio non vanno, e ci ritroviamo seduti, piegati in noi stessi, a compatirci su queste difficoltà. Poi apriamo gli occhi e magari il nostro vicino si sta asciugando gli occhi a sua volta perché aveva pianto. E allora già il fatto di poter toccare la sofferenza non solo nostra, personale, individuale, ma anche di un altro, permette questa apertura. Non sono solo io che soffro. And we don't have to know that person for there to be this spontaneous flow of metta. E non è necessario che noi si conosca questa persona perché si manifesti spontaneamente la metta. And people often feel ashamed or embarrassed if they start crying in the meditation hall. Le persone a volte, anzi spesso, si vergognano un po' se si ritrovano a piangere in sala di meditazione. And while, dramatic sobbing is disturbing to other people, but just having tears is often a source of compassion and metta for other people. E anche se certo dei singhiozzi rumorosi o fragorosi possono creare disturbo negli altri, però qualche lacrima che scende può suscitare invece uno spontaneo sentimento di compassione negli altri praticanti. And often this neutral category is surprisingly easy. E spesso questa categoria neutra è sorprendentemente facile. Because it's a doorway into the neutrality of pure metta. Perché è una porta che ci permette di accedere alla neutralità della pura metta. So, for example, seeing somebody wiping away a few tears, if we don't know that person, there's just this spontaneous, oh, may you be well. Quindi se vediamo una persona che si sta asciugando le lacrime, anche se non la conosciamo, viene spontaneo questo sentimento che tu possa stare bene. And it's calm, it's open-hearted. È calmo, c'è apertura di cuore. It doesn't have the attachment that would look like if it were somebody that was close to us, we might say, oh no, I know what this is about. It's so sad you feel this way and I wish I could make it better for you. E questo non coinvolge tutta l'emotività che si può manifestare quando una persona che invece c'è molto vicina sta soffrendo, allora ci ritroviamo a pensare a come vorrei poterti aiutare, come ti capisco. So there isn't the greed, quindi non c'è l'attaccamento. Or maybe it might be somebody we know and we see them crying and we think, oh, I wish they'd just get over it. Oppure magari è una persona che conosciamo che si mette a piangere, che sta piangendo e invece noi pensiamo, ma non ne posso più, speriamo che superi questa storia. Because maybe we've heard their story 100,000 times and we're tired of it. Perché magari abbiamo sentito quella storia 100 milioni di volte e non ne possiamo più. So there isn't the aversion that can come with a dear friend. E quindi non c'è l'avversione che può emergere con una persona che conosciamo bene, una persona cara. And without this greed or aversion, there's just this pure well-wishing. May you be well. E senza quindi la brama, l'avidità e il suo opposto, l'avversione, quello che può emergere è una purezza nell'auspicio di bene. And so we get a taste for ourselves with this neutral category of the calm quietness of pure metta. E quindi con questa persona neutra possiamo avere un assaggio di quella che è la calma e la quiete di una metta nel suo stato di purezza. And then we move on after that to the disliked person or the enemy. E poi da lì procediamo verso la persona che non ci piace e il nemico. And of course with this what gets purified and what comes into the foreground is any kind of ill will, resentment, anger,
jealousy, envy, the list goes on and on and on. E ovviamente con questa persona quello che va a essere purificato è l'infinita lista fatta di malevolenza, invidia, gelosia, rabbia, risentimento, eccetera, eccetera, eccetera. Yeah, etc., etc., etc. A whole constellation of unwholesome mind states can arise, from simple rage and anger to much more complicated, multi-layered emotions, like jealousy, envy, spite, vindictiveness. Si può passare da una pura e semplice rabbia a una negatività multidimensionale che comprende la gelosia, l'invidia, l'odio, il risentimento. This category can be very, very personal, so there's a lot of attachment and a lot of identification. Very personal, you said? Personal. Sì, è una categoria estremamente personale e quindi ci può essere moltissimo attaccamento e risentimento. It's often a category that brings up the core issues that we have in our lives. È una categoria che fa emergere spesso quelle che sono delle tematiche centrali nella nostra vita. So not only is it a deep challenge, it's also a window into what has us most hooked. Quindi può essere proprio una finestra non soltanto verso ciò che costituisce una sfida, ma ciò che ci ha in qualche modo catturato e non ci molla. So of course working effectively with the beings in this category and the development of metta in this category requires quite a lot of strength of the practice, a strength of the continuity. Ovviamente lavorare in modo proficuo con questa categoria di persone richiede molta continuità di pratica e un rafforzamento della metta stessa. And if we're to practice successfully with this category, we really have to get a handle on working with thoughts. Se vogliamo lavorare in modo efficace con questa categoria, dobbiamo confrontarci veramente con tutti i pensieri, con i pensieri che emergono. Because we can spin for days on thoughts about the enemy. Perché literally days, possiamo weeks. passare giorni e settimane letteralmente a rimuginare, a elaborare pensieri su questa persona, sul nemico, sulla persona non cara. And once we're successful in radiating loving kindness, genuinely radiating loving kindness for the enemy, or the difficult person, then we make the leap from radiating loving kindness to a single being to radiating loving kindness to all beings. E quando arriviamo a essere in grado di effondere gentilezza amorevole nei confronti della persona difficile, da lì possiamo fare il salto, è come se ci fosse un salto quantico che si è operato, e possiamo allargarci a effondere metta nei confronti, incondizionatamente nei confronti di tutti gli esseri. Where the heart is opened as wide as it is possible to open. In cui il cuore si apre al massimo delle sue possibilità. And here the purification that we've already done with these previous categories becomes firmly established and more versatile. Ed è qui che la sorry, I got lost. The purification. La purificazione che siamo riusciti a stabilizzare lavorando man mano progressivamente con le categorie precedenti si stabilizza veramente. And the way I've described it, going through these categories, I mean, it sounds linear, but it's not. Potrebbe sembrare dalla descrizione un processo lineare, ma in realtà non è così. Of course, you know this very well for yourselves already. It's not really a linear process, but a circular one.
In realtà non è un processo lineare, sono certa che voi ve ne siate già resi conto, è un processo circolare. The heart opens and closes and opens and closes and opens and closes multiple times. Il cuore si apre e si chiude, si apre e si richiude tantissime volte. Somebody mentioned in their report today that they'd entered another phase of their practice, and this kind of captures that feeling. It's like, oh, we enter a doorway and we may be dealing with the same stuff but in a different way. E una persona oggi ha parlato del fatto di essere entrato in una fase diversa della pratica, magari confrontandosi con lo stesso tipo di tematiche ma in modo diverso. And this business of opening and closing of the heart, of course, as you know very well, can't be controlled. E come voi avete ormai imparato, questa questione del cuore che si apre e si chiude non la possiamo controllare. And it's an essential part of the practice. Ed è una parte essenziale della pratica. This is why it's really essential not to be afraid to make mistakes. Ed è per questo che è veramente essenziale non avere paura di fare dei cosiddetti errori. Because when we're dealing with this kind of sequential purification and dealing with our inner edges around people in these categories, part of that, a big part of that, is we get over our edge and we go out of balance over and over again. Perché quello che accade in questa sorta di progressione di apertura e chiusura del cuore è che quello che accade è che noi ci dobbiamo confrontare con i nostri limiti, li superiamo, ma nel superarli poi ci troviamo a volte in uno stato di squilibrio. So if we've gone out of balance, if we've gone over an edge, working with some difficult state that we're dealing with somebody, that's an essential part of the practice. Quindi se lavorando con i nostri limiti nei confronti di una persona o con le nostre difficoltà e le superiamo e poi ci troviamo un po' sbalestrati, questo fa parte del lavoro che stiamo facendo. We develop resilience of heart and strengthen the metta when we recover from that. E si accresce la resilienza e la forza della metta proprio quando ci riprendiamo da questo stato di sbandamento, diciamo, di squilibrio. And as we do this gradually, little by little, what happens is the metta that we have for each of these different categories of beings equalizes. Quello che accade poi a poco a un certo punto è che la metta che noi effondiamo nei confronti delle diverse categorie si stabilizza e diventa simile. So there's no longer any difference that we can experience between the metta for ourselves, for the benefactor, for the dear friend, for the unknown person, for the enemy, for all beings. E a quel punto non c'è più nessuna differenza che noi si possa percepire nella metta che proviamo nei confronti di noi stessi, del benefattore, della persona cara, di quella neutra, del nemico e di tutti gli esseri. The texts say, we know our metta practice is successful when there are no longer any internal barriers, when these barriers have been broken down in the heart. I testi dicono, sappiamo che la pratica di metta ha avuto successo quando sono venute a cadere tutte le barriere interne del cuore. And what these barriers are our likes, our dislikes, and our preferences. Queste barriere non sono altro che le nostre preferenze, le cose che invece non ci piacciono e le cose, tutte le differenze di valutazioni che noi abbiamo sulle persone. So another way of looking at this process
is seeing it as a way of revealing more and more, deeper and deeper layers of these barriers. Un modo in cui possiamo vedere il processo di questa pratica è il fatto che vengono a disvelarsi man mano livelli sempre più profondi di quelle che sono le nostre barriere. That we then break down as we build a correspondingly stronger and stronger metta. Barriere che vengono a cadere man mano in corrispondenza con il rafforzarsi della metta. So as the momentum of the metta practice increases and the metta itself becomes stronger and more powerful, it breaks down these increasingly difficult and subtle barriers in the heart. Quindi man mano che la metta si rafforza, si intensifica e si stabilizza, è essa stessa che rivela e riesce a rompere queste barriere sempre più profonde e più sottili di cui man mano ci si rende conto. And as we go, incredibly difficult layers of emotional responses get revealed and purified. E vengono rivelati dei livelli sempre più difficili di risposte emotive, vengono rivelati e al tempo stesso si purificano. And of course, as I said earlier, these are revealed in relationship with other people. It's not just that they come up, it's just we're specifically focusing on relationship. So they come up as a result of that. E come ho già detto, questi aspetti si manifestano proprio grazie al nostro entrare in relazione con le diverse categorie, ed è proprio la relazione che fa emergere la difficoltà, qualora essa ci sia. And attachment and ill will are opposite sides of the same coin. E l'attaccamento e la malevolenza sono due facce della stessa medaglia. So if we're very attached to somebody, when they do something that we don't like, we can feel a lot of hatred. Quindi, quando una persona verso la quale proviamo molto attaccamento fa qualcosa che non ci piace, possiamo arrivare a provare anche molto odio. Ill will is part of the package of attachment. La malevolenza fa parte del pacchetto, è insito nel pacchetto dell'attaccamento. And as the Buddha said, metta is the antidote to ill will. E come ha detto il Buddha, la metta è l'antidoto alla malevolenza. And a lot of that is by purifying attachment. E questo accade proprio attraverso la purificazione dell'attaccamento. In the Majjhima Nikaya, the Buddha is talking to his son Rahula. Nel Majjhima Nikaya il Buddha sta parlando al suo figlio Rahula. And he gives him this advice. E gli dà questo consiglio. Develop the meditation of goodwill. Sviluppa la meditazione della benevolenza. For when you develop the meditation of goodwill, ill will be abandoned. Perché quando sviluppi la meditazione della benevolenza, allo stesso tempo si allontana, scompare la malevolenza. That in 2 sentences summarizes everything I've just spoken about for 45 minutes. E questo in sintesi racchiude in 4 parole tutto quello di cui io ho parlato per 3/4 d'ora. So the Buddha describes in this sutta how we can use metta as a way to free ourselves from all these toxic mind states. In questo sutta il Buddha ci parla di come possiamo utilizzare questa pratica per liberarci da questi stati mentali tossici. But what I think is particularly interesting about this short little quote is the word at the end, abandoned.
Quello che trovo particolarmente interessante è l'ultima parola di questa citazione, cioè abbandonato. Because in the metta practice we tend to emphasize development. Perché Develop the metta. Nella pratica di metta quello che tendiamo a enfatizzare è uno svilupparsi, noi sviluppiamo metta. But it's with this development that the abandoning occurs. They're causally linked. Ma è proprio è con questo sviluppo che accade anche il lasciare andare. So if we do one, the other happens automatically. Cioè sono legati da un processo di causa ed effetto. Se l'una si sviluppa, l'altra automaticamente viene a cadere. And I really like this verb, abandon. Mi piace molto questo termine abbandonare. Because in English it has a connotation of leaving something behind that you have no intention of coming back to. Perché in inglese ha questo senso di lasciarsi alle spalle qualcosa a cui non hai proprio nessuna intenzione di ritornare. Like the beat up car you leave by the side of the road, it's like, forget it, I'm not going back to that. The what? The beat up car. That you leave by the side of the road. Come una because it's macchina scassata e rotta che si lascia sul lato di una strada e non si può più recuperare, non si vuole recuperare. You're just not interested in it anymore. Non ti interessa, semplicemente non ti interessa più. I like to play with thinking about things that I cared a lot about at one point, but could care less about now. Mi piace giocare a volte col pensiero, riandando alle cose che mi sembravano così importanti, a cui tenevo così tanto e di cui adesso non mi importa un fico secco. For example, can you remember your favorite toy when you were a child? Per esempio, vi ricordate il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini? I got this little perfect scale model of a fire truck that even shot water. Mi avevano regalato questo modellino in scala perfetta di di quei camion dei vigili del fuoco che anche sparava acqua. I mean, I was so attached to that thing, but where it is now, I don't care. Ero così attaccata a questo giocattolo, ma adesso non so dov'è e non mi importa. I'm sure you all have examples of this for yourself. Something you really cared about once upon a time, you don't even know where it is now. Sono certa che ognuno di voi potrebbe farsi venire a mente esempi di questo genere, qualcosa a cui tenevate moltissimo e che adesso non sapete neanche dov'è. And if you uncovered it in the attic of your parents' house or your grandparents' house, it was like, oh yeah, I was really attached to that once, but okay, let's throw that one out. E se magari lo trovaste nella cantina o nella soffitta dei vostri genitori, lo guardereste e dice, ah sì, è giusto questa cosa, e poi la buttate via. And that's the simple stuff. That's not the bad relationships that we were very attached to. E queste sono le parti più semplici, non sono le relazioni cattive, negative a cui ci siamo così tanto aggrappati. The bad boyfriend, very attached to this person partly because my parents didn't like him. Quel ragazzo che avevo, a cui ero così attaccata anche perché i miei genitori non gli piaceva. So abandoning has this particular connotation of just putting it aside. We don't want to go there anymore. Quindi questo abbandonare questa dimensione ha a che fare proprio con il non essere più assolutamente interessati a tornare lì. And the entire focus of our practice, whether it be metta bhavana or vipassana bhavana, is this putting aside. This is letting go. E il fulcro, il fuoco di tutta la nostra pratica, che sia di vipassana o di metta, è questo proprio mettere da parte, lasciare andare. This is non-attachment. Ed è non attaccamento. And
In Dhamma circles in English, letting go is used a lot as sometimes as a weapon. E nei circuiti di Dhamma, negli ambienti di Dhamma inglesi si usa molto questa espressione lasciare andare, a volte viene quasi usata come un'arma. So if you're in an argument with a fellow Dharma person, you'll often hear them say, or you might say to them, you just have to let go. E se ti ritrovi in un'accesa discussione con un amico di Dhamma, magari potresti a un certo punto sentirlo dire, o potresti anche dire tu stesso, ma dovresti lasciare andare. But this demand really misunderstands the practice and the process. Ma questo tipo di richiesta è veramente un fraintendimento rispetto a quello che è la pratica stessa. Because this abandoning cannot be forced. Perché questo lasciare andare, questo abbandonare non è qualcosa che si possa forzare. True relinquishment is never an act of will. La vera rinuncia non è mai un atto di volontà. So when our minds are caught, for example, in some hindrance or another, we can't just let go. Can anybody do this? Just let go. Quindi quando la nostra mente è presa, catturata in un ostacolo o in un altro tipo di ostacolo, non è che si possa dire semplicemente adesso lo lascio andare, non funziona così. So when we apply this to others or to ourselves in the practice, quindi quando noi applichiamo questo agli altri oppure anche a noi stessi nella pratica, it becomes either a source of frustration, può diventare o una fonte di frustrazione, or we can use it as a shallow kind of intellectualization. Oh, I'm going to just let go. Oppure può diventare quasi una forma intellettualizzante, mentale, in cui si dice, adesso lo lascio andare questa cosa. So if you find yourself saying to yourself, this is really unwholesome, I have to let this go. Quindi se vi ritrovate a dire a voi stessi, questa cosa è davvero poco salutare, devo proprio lasciarla andare. And of course, this is resistance. Ovviamente questa non è altro che resistenza. So a way of describing how to deal with these things that's more useful is actually letting it be. Quindi in realtà un modo più utile per rapportarsi a questo tipo di situazioni non è let go ma let be, non è lasciare andare ma lasciare che sia. This is a complete acceptance of the way things are right here and right now. E questa è un'accettazione totale di come le cose sono qui e ora. It is how it is, and we can accept that. Sono così come sono e possiamo accettarlo. So a response from this place of non-resistance is, this is really unwholesome. This is really painful. Quindi una risposta da questo spazio di non resistenza è per esempio dire questo è davvero non salutare, è poco abile ed è doloroso. You know, I really don't want to go there again. Sai cosa? Non mi va proprio di tornare lì. And there's this pause of the heart where we don't kind of launch into whatever that thought process is. E quindi c'è una sorta di pausa del cuore in cui non ci precipitiamo in una sequenza di pensieri o riflessioni rispetto a questa situazione. And once we can acknowledge that these unwholesome mind states have arisen, this is what gives us the ability to put it in the background. E una volta che ci siamo resi conto della presenza di questi stati mentali poco salutari, possiamo anche avere la capacità di lasciarli sullo sfondo. While continuing to cultivate the loving kindness. Continuando al tempo stesso a coltivare la gentilezza amorevole.
So the paradox is that it's by acknowledging something that allows us to have the space to work with it. Il paradosso è che proprio il riconoscere l'esistenza di una certa cosa è ciò che ci permette poi di lavorarci. So we just let it be there in the background and we continually incline the heart in another direction. Quindi lasciamo che questo stato poco salutare resti sullo sfondo e continuiamo a dirigere il cuore verso ciò che è invece la gentilezza amorevole. And when we work with states in this way, really the whole point of paying attention to these unwholesome mind states in the context of the metta practice is we pay attention to them in order that we care. Nel contesto di questa pratica di metta, quello che è veramente l'aspetto specifico del nostro diventare consapevoli di questi stati poco salutari è che poi ce ne prendiamo cura. It's this care, this metta attitude, that is what allows us to observe things in a non-reactive way. È proprio questa attitudine di prendersi cura che ci permette di relazionarci con questi stati poco piacevoli in modo non reattivo. And this is what allows us to begin to investigate things and to see them more and more clearly. Ed è proprio questo che ci permette di investigare le cose e dunque di vederle sempre più chiaramente. So when we can let things be and just keep going with the metta, as I said last night, it gains momentum. Quindi quando possiamo lasciare che le cose siano e continuiamo a coltivare la metta, essa stessa prende uno slancio, prende forza. And with this momentum, we're replacing habits of attachment and ill will with habits of loving kindness, of metta. Ed è proprio grazie a questo che delle abitudini di malevolenza vengono sostituite da atteggiamenti benefici di gentilezza. This is in fact that abandoning. Ed è proprio questo, di fatto, questo abbandonare. And it can be gradual or it can actually be quite sudden. E è una cosa che può accadere con gradualità o anche in modo quasi improvviso. In modo improvviso. Yeah. But habits, they can be really strong. Ma come voi ben sapete, le abitudini possono essere molto resistenti. I've been noticing in this room an interesting habit in myself, and I just want to share it because it's a really good illustration of how strong habit can be. In questa sala ho proprio notato per me stessa un'abitudine e mi fa piacere condividerla con voi perché è una dimostrazione di quanto siano resistenti le abitudini. And this habit has no basis in any karma that means anything. In any karma? Any kind of karma that has any meaning. It's totally unimportant. È un'abitudine che non ha nessuna importanza rilevante né una fonte karmica drammatica, diciamo. So it's not the kind of habit that comes loaded from trauma or anything important personally. Quindi non è un'abitudine che viene appesantita da traumi o qualcosa che abbia una particolare rilevanza per me. So I'm used to sitting with a Buddha rupa behind me. Sono abituata a sedermi con un Buddha rupa dietro di me. So I come in the room, I kneel, I turn around and I bow. Quindi sono abituata a entrare nella stanza, mi inginocchio, mi giro e mi inchino. But the Buddha's over there. Ma il Buddha è lì. And I have to think, it's like the Buddha's over there. I don't turn to the blank wall and bow to the wall. Quindi devo proprio rendermi conto, ok, il Buddha è lì, non è che mi giro e mi inchino a un muro vuoto. It's funny because it has no importance at all.
but it's still something, it's like, oh, oops, the wall is over there. Perché c'è questa, è veramente buffo, c'è questa tendenza ad andare in una direzione, poi mi rendo conto che no, mi devo girare dall'altra parte. So please respect the power of habit and don't kick yourself. Don't think you're doing a bad job if you've got strong habits that are rooted in self-preservation. Quindi non frustratevi se vi accorgete di avere queste abitudini che spesso sono basate in un'origine, diciamo, di autoconservazione. Because this practice can reveal our deepest and most strongly held core habits. Perché questa pratica può davvero rivelare quelle che sono le abitudini sedimentate più in profondità dentro di noi. And it helps to understand and acknowledge when we're facing these habits. The mind is going to fight. Ed è importante capire e accettare il fatto che quando si trova di fronte a queste abitudini la mente combatterà, lotterà. Another sutta in the Majjhima Nikaya has a wonderful metaphor for this. E c'è una bellissima metafora in un altro sutta, sempre nel Majjhima Nikaya. The Buddha talks about how an elephant trainer will capture an elephant from the forest. Spiega come un addestratore di elefanti ne catturerà uno dalla foresta. And when the wild elephant is brought out into the open, he longs for his old habitat, even though the living for him is harder and much more dangerous than in the king's palace. E spiega come questo elefante, una volta portato nel palazzo del re, continuerà a rimpiangere le sue abitudini di quando si trovava nella foresta, anche se quel contesto era molto più pericoloso e anche pericoloso per la sua vita rispetto alle comodità della vita di palazzo. So when training a wild elephant, the trainer really has to deal with these strong habits, these strong preferences. Quindi, addestrando l'elefante selvaggio, l'addestratore dovrà confrontarsi con queste abitudini così radicate. And the way to do that is to be gentle. E il modo per farlo è con la gentilezza. Here's a quote that I really like. Una citazione che mi piace moltissimo. The elephant tamer, driving a great post into the ground, ties the forest elephant to it. Il domatore d'elefante pianta un paletto, diciamo, nel terreno e ci lega l'elefante. And to subdue his forest ways and accustom him to human ways, he addresses him with such words as are gentle, pleasing to the ear, affectionate, and going to the heart. Okay, now you repeat it slowly. Okay, so to subdue his forest ways and to accustom him to human ways. Quindi per sottomettere i suoi modi della foresta e abituarlo ai modi del palazzo, della città. He addresses him with such words as are gentle, si rivolge a lui con parole gentili, pleasing to the ear, con parole che sono gentili, gradevoli per l'orecchio, affectionate, affettuose and going to the heart. E che lo toccano direttamente nel cuore. So we're all like that elephant tamer. Quindi noi siamo tutti come come quel domatore d'elefanti. And we have these wild internal elephants. E abbiamo dentro di noi questi elefanti selvaggi. And so we have to put a great stake into the ground. Quindi dobbiamo piantare questo palo nel terreno. And you can imagine the kind of stake you need for an elephant. I mean, it's not just a little pole.
Immaginatevi che tipo di palo è necessario per riuscire a trattenere un elefante, non è proprio un paletto. You know, even a horse, you need something big, but an elephant, you'd need like a tree trunk. Anche un cavallo richiederebbe qualcosa di abbastanza robusto, ma per un elefante ci vorrebbe proprio il tronco di un albero. Because when these habits of indulging in the hindrances or these deep core issues, when they're strong, we want to follow them. Perché quando queste abitudini sono così profondamente radicate in noi, in realtà noi vogliamo seguirle. And we need resolution. E ci vuole risolutezza And determination. e determinazione. So this is the great post. We just keep coming back again and again and again to the loving kindness. Quindi quello che è proprio il nostro paletto è questo nostro ritornare e nuovamente e continuamente tornare alla gentilezza amorevole. We have to stand our ground and not follow the pull of those habits. Dobbiamo tenere ferma la nostra posizione e non inseguire e non andare appresso a quello che è il richiamo di queste abitudini. Gently, 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 but firmly. Con molta gentilezza ma anche con molta fermezza. And I love that, the tamer speaks gentle, kind, pleasing words. E mi piace così tanto questa descrizione del domatore che pronuncia parole gentili, affettuose e piacevoli all'orecchio e al cuore. So when we plant these seeds of loving kindness in our heart over and over and over again, this is another metaphor. This is what we're doing. Quindi quando noi stiamo piantando questi semi di gentilezza amorevole, li piantiamo ripetutamente, questo è un altro tipo di metafora, è proprio quello che stiamo facendo. Returning again and again to this tenderness of heart that just allows us to be the wild elephant. Tornando a questa gentilezza del cuore che ci permette di essere quell'elefante selvaggio. And has this kind and beautiful attitude towards whatever arises as we go through the sequence of categories, as we purify the heart. Permettendo che emerga e quindi con un atteggiamento di cura man mano che attraversiamo le diverse categorie con la gentilezza, con lo sviluppo della purificazione. I want to close with a quote from the Itivuttaka. E vorrei chiudere con un'altra citazione. When one develops mindfully goodwill without limit. Quando si sviluppa con consapevolezza, when one develops mindfully, goodwill. La benevolenza illimitata. Kilesa or hindrances are worn through. I kilesa, cioè gli impedimenti, vengono ridotti, vengono consumati. If with a pure mind you experience goodwill for even one being, se con una mente pura fai esperienza di benevolenza anche solo nei confronti di un essere, you will become skilled because of that. Diventerai abile a farlo grazie a questo. How much more then the mind of the Buddha? Quanto più vasto dunque la mente del Buddha. This is our potential. Questo è il nostro potenziale. We become skilled from one moment of metta. Ricaviamo abilità anche da un solo momento di metta. And then moment to moment to moment, we deepen that and broaden that as we purify, as we go through these categories.
E poi, momento dopo momento, diventiamo man mano sempre più abili in questo, man mano che, progredendo attraverso le categorie, approfondiamo la purificazione del cuore. So thank you for your practice. Quindi grazie per la vostra pratica. Let's sit together for a while to let